Amiche e amici, bentornati su Solfatara News. Anche oggi siamo qui, presenti, sopra una delle aree più complesse e imprevedibili d'Europa. Una terra che può sembrare immobile, ma che in realtà è in continuo movimento, anche quando tutto appare fermo. Ed è proprio in quei momenti, quelli apparentemente più tranquilli, che si nascondono i segnali più importanti. Noi non possiamo permetterci di abbassare la guardia neanche per un istante, perché in un sistema come quello dei Campi Flegrei basta una variazione minima, un dettaglio quasi invisibile, per raccontare una storia completamente diversa. Ecco perché il nostro monitoraggio è quotidiano, costante, senza pause. Ogni sorvolo, ogni immagine, ogni dato raccolto è un tassello fondamentale. Anche pochi minuti senza osservazione potrebbero voler dire perdere un cambiamento chiave. Ed è per questo che stiamo portando avanti con determinazione il progetto del sismografo indipendente, uno strumento che ci permetterà di entrare ancora più in profondità, di intercettare le micro variazioni, di leggere quei segnali che spesso anticipano ciò che accade sotto la superficie. Se volete essere parte attiva di questo lavoro, trovate il link alla raccolta fondi su GoFundMe nel commento fissato e in descrizione. Non si tratta solo di un contributo economico, ma di partecipare concretamente a un sistema di monitoraggio libero, continuo e trasparente. Ma veniamo a ciò che abbiamo osservato oggi, 24 marzo 2026. Abbiamo iniziato come sempre dalla fumarola dei Pisciarelli e qui ci siamo trovati davanti a qualcosa che nel nostro storico di osservazioni non avevamo mai registrato in questo modo. La pozza di fango, che appena ieri era tornata al suo classico colore grigio, oggi si presenta nuovamente marrone. Un cambiamento avvenuto nel giro di pochissime ore. Non è un dettaglio estetico, non è qualcosa di superficiale, è un segnale che potrebbe indicare una variazione nella composizione dei fluidi, nei minerali in sospensione, nei processi chimici che stanno avvenendo nel sottosuolo. Quando una pozza cambia colore così rapidamente, significa che qualcosa là sotto si sta modificando. E attenzione, questi cambiamenti non vanno mai sottovalutati. Oggi, inoltre, tutta l'area dei Pisciarelli mostra un'attività decisamente intensa. Il degassamento è forte, continuo, visivamente più aggressivo rispetto ai giorni precedenti. La pressione sembra in aumento e il livello del liquido nella polla risulta ulteriormente abbassato. Un altro elemento che ci ha colpito è l'attivazione delle fumarole minori circostanti. Anche queste stanno mostrando un degassamento marcato, segno che l'intero sistema sta reagendo in modo coordinato. Abbiamo effettuato anche la misurazione della temperatura della fumarola principale dei Pisciarelli, che oggi registra un valore di 106,6 gradi centigradi. Come sempre, vi mostriamo a schermo il grafico aggiornato con l'andamento degli ultimi giorni, perché è proprio nella continuità dei dati che si leggono le tendenze reali. Successivamente ci siamo spostati all'interno del cratere della Solfatara. Anche qui la situazione merita attenzione. Rispetto ai giorni scorsi, il degassamento appare più intenso e diffuso. Avvicinandoci alla fumarola della Bocca Grande, abbiamo riscontrato un'attività molto sostenuta, con emissioni vigorose e una pressione chiaramente elevata. Ma c'è un altro elemento che oggi ci ha fatto riflettere ancora di più. Durante il sorvolo completo del cratere abbiamo osservato tutte le principali pozze di fango e il dato è netto. Risultano completamente asciutte, un'anomalia che non può essere ignorata. L'assenza di acqua e fango in queste aree indica un cambiamento nel bilancio tra fluidi e calore. Significa che il sistema sta evaporando più velocemente di quanto riesca a ricaricarsi, oppure che i flussi sotterranei stanno cambiando percorso. In entrambi i casi parliamo di una variazione importante negli equilibri interni della caldera. La temperatura rilevata oggi alla Bocca Grande è di 185,8 gradi centigradi. Anche in questo caso, a schermo trovate il grafico aggiornato, fondamentale per comprendere se ci troviamo di fronte a un semplice episodio o a una tendenza più strutturata. Quello che emerge, osservando nel complesso tutte le aree monitorate, è un quadro coerente. Le temperature restano elevate, il degassamento è diffuso e in diversi punti appare in intensificazione. Non ci sono segnali di attenuazione, almeno per il momento. E quando un sistema idrotermale mantiene livelli così alti senza pause evidenti, significa che l'energia in gioco è ancora importante, ancora attiva
ancora in evoluzione. Noi continueremo a osservare, a documentare e a condividere tutto, senza filtri, perché l'informazione, soprattutto in un contesto come questo, deve essere chiara, continua e accessibile a tutti. Se questo lavoro vi è utile, supportateci, condividete i nostri contenuti e restate sempre aggiornati. Noi ci rivediamo nel prossimo monitoraggio, sempre qui, sempre sul campo, sempre con gli occhi aperti. Un saluto da Solfatara News.